2 gennaio 1999. Vittoria, provincia di Ragusa. Poco dopo il tramonto. Un bar accanto a un distributore di benzina, sulla statale per Comiso. È il giorno dopo Capodanno. Dentro c'è la vita ordinaria di una sera qualunque. Poi entra un comando. Quando smettono di sparare, sul pavimento restano 5 uomini. 3 erano legati al clan della Stidda Vittoriese. 2 erano entrati solo per un caffè. E nessuno, per 14 anni, saprà chi ha dato l'ordine. La chiameranno la strage di San Basilio. E quando finalmente la verità verrà fuori, sarà la cosa più sorprendente di tutte. Perché in quel 1999 la guerra di mafia era ufficialmente finita da 8 anni. La pace era stata firmata. Il sangue, dicevano, era acqua passata. E invece scorreva ancora, in un bar di periferia, su 5 uomini, di cui 2 non c'entravano niente. Questa è la storia di quegli anni. Gli anni in cui la quinta mafia viene colpita da ogni parte. Dallo Stato, che la smonta nei tribunali, dai nemici, che la massacrano nei bar, e dai suoi stessi uomini, che la tradiscono parlando. Gli anni in cui la Stidda avrebbe dovuto morire 1000 volte. E invece non muore. Cambia pelle e impara la lezione che la salverà. Che il modo più sicuro per non essere uccisi è non farsi più vedere. Questa è la storia di come la mafia più feroce della Sicilia ha imparato a sparire. Vittoria, Gela, 2026. Le 4 del mattino, al mercato ortofrutticolo. Camion che arrivano dalle campagne con i fari accesi, cassette di pomodori scaricate sotto i neon, uomini che contrattano a voce bassa nel buio. È uno dei mercati più grandi del sud, un fiume di denaro che parte ogni notte verso Milano, verso l'Europa. Tutto sembra in ordine, tutto sembra pulito. Questa terra, però, ha la memoria lunga. Chi ci è cresciuto ricorda gli anni in cui si moriva circa una volta a settimana. Gli agguati nei bar, i bambini con la pistola, i giudici ammazzati sulle statali. Una guerra che ha lasciato oltre 100 morti, tra Agrigento, Caltanissetta e Ragusa. Ma quegli anni, per quanto terribili, erano leggibili. C'erano i cadaveri, c'erano le pistole, c'erano i nomi. Si capiva chi comandava, perché chi comandava sparava. Quello che è venuto dopo, no. Dopo, la quinta mafia ha fatto la cosa più difficile e più pericolosa di tutte. Ha smesso di sparare. È sparita dentro i camion dei pomodori, dentro le società, dentro i conti correnti. È diventata invisibile. Oggi vi racconto quel passaggio, il decennio che nessuno racconta, perché non ha il rumore delle sparatorie, il decennio in cui la Stidda viene tradita dai suoi fondatori, decimata dalla polizia, massacrata dai suoi rivali, e in cui, sotto la superficie del sangue, costruisce in silenzio qualcosa che arriva fino a Roma, fino al nord, fino alla mafia, che oggi non spara più. Com'è possibile che un esercito che ha perso tutte le sue guerre vinca alla fine la sua battaglia più importante, quella di diventare invisibile? Io sono Alex Neri. Benvenuti su Anime Oscure. Primi mesi del 1991. Gela. Per la prima volta da anni, una sera passa senza un colpo di pistola. È un dettaglio che in questa città nessuno ricordava più. Le saracinesche dei negozi restano alzate fino a tardi. I bar non chiudono a metà pomeriggio. La gente torna a camminare per strada senza guardarsi le spalle. Non è successo perché qualcuno ha vinto. È successo perché in una stanza, attorno a un tavolo, si sono seduti degli uomini che fino a pochi mesi prima si sparavano addosso. Non si guardano con affetto. Si guardano come 2 soci costretti a un patto e firmano la pace
Per oltre 3 anni, questa terra aveva contato circa un morto a settimana. Oltre 100 vittime solo a Gela, in una guerra tra Stidda e Cosa Nostra, che i giornali avevano raccontato chiamando la città Mafiaville. Poi, dopo la strage del novembre 1990, la reazione dello Stato era stata durissima. L'esercito nelle strade, i blindati nei quartieri, e le due organizzazioni che si stavano scannando hanno capito la stessa cosa nello stesso momento. Continuando così, finivano spazzate via tutte e due. Le relazioni della Commissione Antimafia e le informative delle direzioni distrettuali antimafia la chiamano Pax Mafiosa. E non è un trattato firmato in un palazzo, è qualcosa di molto più pratico e molto più inquietante. Perché ascoltate come funziona, secondo gli atti. Le due organizzazioni si dividono il territorio, cogestiscono le estorsioni e si spartiscono gli introiti. La quota precisa? Le fonti non la certificano in un numero, ma il principio è quello e non cambia. Quello che prima si guadagnava sparandosi addosso, adesso si divide nell'ordine. E per tenere i conti, per non ricominciare a spararsi su una percentuale sbagliata, i referenti delle due mafie si incontrano con una regolarità quasi aziendale, come un consiglio di amministrazione, come due aziende concorrenti che hanno deciso di fare cartello invece di farsi la guerra. Fermatevi su questa immagine. I ribelli. Gli uomini che avevano costruito tutta la loro identità sull'odio per le regole di Palermo, sul rifiuto della cupola, sul disprezzo per i rituali dei corleonesi. E adesso si danno un'amministrazione, un calendario, una contabilità condivisa con il nemico di ieri. A quel tavolo, per Cosa Nostra, siede un uomo che dovete ricordare. Si chiama Daniele Emanuello, legato al potente boss nisseno Giuseppe Madonia, detto Piddu. È uno dei registi del patto. Accanto a lui, in un equilibrio sempre pronto a saltare, il gruppo dei Rinzivillo. E dall'altra parte gli Stiddari, a Gela, a Niscemi e fino a Vittoria, dove comanda la cosca dominante Carbonaro. Emanuello non è un boss di provincia qualunque. Le cronache investigative dell'epoca lo descrivono come un uomo di fiducia dell'area Madonia, capace di muoversi anche fuori dalla Sicilia, fino al nord. Un uomo che pensa già in grande, già oltre la Sicilia. Ed è anche per questo che capisce, prima di altri, una cosa semplice: che la guerra è un costo e la pace un investimento. Tenete a mente questo nome, Daniele Emanuello, perché lo ritroverete in un bar di Vittoria e lo ritroverete alla fine in un campo dell'Ennese. E qui c'è il punto da non confondere mai. Emanuello, Madonia, il Rinzivillo sono Cosa Nostra. La Stidda è l'altra cosa, quella nata proprio contro di loro. Due eserciti che fino a un attimo prima si trucidavano per ogni quartiere e che adesso trovano un equilibrio per dividere gli incassi. È la prima grande mutazione della quinta mafia. Hanno scoperto, a caro prezzo, la più antica delle regole mafiose. La pace conviene più della guerra. Il sangue è un costo, il silenzio è un profitto. Le relazioni parlamentari lo annotano con una punta di amaro. I ribelli sono diventati soci. Per chi vive a Gela, la pace ha un volto molto concreto. Significa che il pizzo, da quel momento, lo paghi una volta sola. Non più due racket che si contendono lo stesso negozio a colpi di pistola, ma un'unica tassa, riscossa da uomini delle due organizzazioni, che ora lavorano fianco a fianco. Anni dopo, gli imprenditori che troveranno il coraggio di denunciare racconteranno proprio questo. A Gela, Cosa Nostra e Stidda gestivano insieme le estorsioni e la droga, come un'unica impresa con due insegne. E nelle relazioni si arriverà a scrivere una frase che riassume tutto. A Gela, le due mafie convivono pacificamente. Convivono, come due famiglie nello stesso palazzo. Ma una pace tra mafie non spegne mai del tutto i fuochi, li sposta soltanto. E mentre fuori si stringono le mani e si tengono i conti, dentro l'organizzazione qualcosa si sta già spezzando, perché il colpo più devastante alla Stidda non arriverà da una pistola di Cosa Nostra,
arriverà da una bocca, dalla bocca degli uomini che la Stidda l'avevano fondata. «1992. Un'aula, da qualche parte in Sicilia. Una stanza spoglia. Un tavolo. Un magistrato che ascolta e prende appunti. E di fronte a lui un uomo che fino a poco prima decideva chi viveva e chi moriva nelle campagne dell'Agrigentino. Adesso parla. Racconta i rituali, i nomi, le gerarchie, gli omicidi, uno per uno, con una precisione quasi maniacale. Si chiama Giuseppe Croce Benvenuto. È uno dei 2 uomini che, poco più che 20enni, avevano fondato la Stidda a Palma di Montechiaro. Il cofondatore, quello che alcuni chiameranno il professore dell'organizzazione. E in quel 1992 sceglie la collaborazione con la giustizia. Sta per smontare la sua creatura con la sua stessa voce. Per capire perché, bisogna capire una differenza. Cosa Nostra è una piramide. Ha una cupola, un codice d'onore costruito in un secolo, una rete di silenzi che protegge i suoi uomini perfino in carcere. La Stidda no. È una costellazione di gruppi autonomi, fatta in gran parte di criminali comuni, tenuta insieme non dall'onore ma dalla convenienza. In guerra, questa era la sua forza. Un nemico senza testa, impossibile da decapitare. In tempo di pace diventa la sua condanna. Perché quando la repressione stringe, gli uomini della Stidda parlano. E parlano molto più di quelli di Cosa Nostra. Le relazioni della Commissione Antimafia lo registrano. Proporzionalmente, la Quinta Mafia produce un numero di collaboratori altissimo. Senza un codice che ti lega, senza una cupola che ti protegge nel silenzio, cosa ti trattiene dal parlare quando lo Stato ti mette davanti a un ergastolo? Le deposizioni di Benvenuto sono il manuale di istruzioni dell'organizzazione, scritto da chi l'aveva costruita. Le gerarchie, i conti, i nomi dei mandanti degli omicidi eccellenti. E con lui sceglie di parlare anche Salvatore Calafato, l'altro fondatore della Stidda palmese, non come uomo del comando materiale, ma come figura apicale indicata nelle sentenze del filone Livatino, tra i mandanti dell'omicidio. A parlare, nel processo Livatino Ter, saranno invece Giuseppe Croce Benvenuto e Giovanni Calafato, che ricostruiranno la fase ideativa e organizzativa dell'agguato e i collegamenti fuori dalla Sicilia, anche verso la Germania. Ma il colpo più grosso non sono i riti, che già si conoscevano. È la mappa. Benvenuto e Calafato consegnano ai magistrati i nomi, le piazze, i conti, le rotte. Tutto quello che un'organizzazione costruisce in 20 anni di silenzio, raccontato in poche settimane di verbali. E dentro quella mappa c'è qualcosa che nessuno si aspettava di trovare. Un filo che dall'Agrigentino non porta verso Palermo, porta verso nord, verso il continente, verso Roma. Ed è proprio una loro rivelazione ad aprire uno scenario che nessuno si aspettava. Una che porta la Stidda di una piccola città dell'Agrigentino, lontano, lontanissimo dalla Sicilia, fino a Roma. Anni 80. Roma Nord. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, un ragazzo di Palma di Montechiaro era stato portato nella capitale da bambino dopo l'omicidio del padre. È cresciuto nella criminalità romana e lì, anno dopo anno, si è preso un impero. Sale giochi, scommesse, videolotteri, il controllo del gioco d'azzardo a Roma Nord, quello che l'accusa descriverà come un monopolio imposto con metodi criminali. Si chiama Salvatore Nicitra. Le cronache lo chiameranno il quinto re di Roma, l'uomo legato all'eredità della banda della Magliana, vicino a Enrico De Pedis, detto Renatino. Per prendersi Roma Nord, Nicitra fa quello che a Palma di Montechiaro sanno fare meglio di chiunque. Nel procedimento jackpot, secondo le ricostruzioni dei magistrati, dietro la scalata di Nicitra a Roma Nord ci sarebbe una lunga stagione di sangue contro i rivali. Le cronache raccontano di una scalata costruita sul sangue, fino a contendere spazi e affari alla criminalità romana tradizionale. Sale giochi che incassano ogni notte, scommesse, macchinette,
Un impero che vale milioni e che i magistrati, decenni dopo, proveranno a smontare, chiedendo condanne pesantissime, fino all'ergastolo, in un processo concluso nel 2025 con una condanna a 9 anni. E quando Nicitra entra in guerra con i suoi rivali nella capitale, quando si scontra con il clan di Roberto Belardinelli, detto Bebo, per il controllo del gioco d'azzardo, non chiama dei romani. Chiama casa. Chiama Palma di Montechiaro. 12 novembre 1988. Roma. Quartiere Prima Valle. Una borgata popolare nel quadrante nord della capitale, lontana 1000 chilometri dalle campagne dell'Agrigentino. Quella sera, per strada, ci sono 3 uomini legati ai fratelli Belardinelli, una delle famiglie più forti della malavita romana, rivali di Nicitra per il controllo del gioco d'azzardo. C'è Roberto Belardinelli, quello che tutti chiamano Bebo. Accanto a lui Paolino Angeli e Franco Martinelli. Non sanno che da giorni qualcuno li osserva e che quel qualcuno, quando parla, non ha l'accento di Roma. Ha il dialetto stretto di Palma di Montechiaro. Partono i colpi. Tanti, a distanza ravvicinata. Paolino Angeli muore sul colpo. Bebo Belardinelli viene ucciso. Franco Martinelli cade ferito, ma sopravvive. In pochi secondi, in una borgata romana, dei picciotti siciliani hanno decapitato un clan della capitale. E poi spariscono. Tornano giù, in Sicilia, come se a Roma non ci fossero mai saliti. Per quasi 30 anni, su quel sangue cala il silenzio. Restano dei delitti irrisolti tra i tanti della Roma criminale, archiviati, dimenticati. Fino al 2015, fino al giorno in cui Giuseppe Croce Benvenuto e Salvatore Calafato, gli uomini di Palma, si siedono davanti ai magistrati dell'operazione Jackpot e cominciano a raccontare. È Giovanni Calafato, fratello di Salvatore, ad accusarsi di aver ucciso, in quella stessa stagione, anche Valentino Belardinelli, il fratello di Bebo. Le sue parole, e quelle di Benvenuto, riaprono 4 omicidi rimasti senza colpevole nella Roma di fine anni '80 e portano la procura della capitale a chiedere l'ergastolo per Salvatore Nicitra. Siamo andati a Roma con l'esplosivo, racconterà Giovanni Calafato davanti alla Corte d'Assise di Roma. La stessa matrice criminale che aveva insanguinato la Sicilia fino all'omicidio livatino adesso allungava la sua ombra sulla capitale. Capite cosa significa? Palma di Montechiaro, un puntino sulla carta dell'Agrigentino. Nelle dichiarazioni dei collaboratori non appare solo come una cosca, appare come un fornitore. Quella che i collaboratori descrivono come una vera azienda di morte, capace di esportare i suoi killer perfino nella capitale, secondo quanto contestato a quello che le cronache hanno chiamato il quinto re di Roma. La quinta mafia, quella che lo Stato classificava ancora come microcriminalità di provincia, aveva già imparato a vendere il suo unico, terribile prodotto su scala nazionale. Fermatevi su questo. La banda della Magliana, intrecciata con la quinta mafia di una piccola città siciliana. Significa una cosa precisa, che ribalta tutto. La Stidda non era affatto solo un fenomeno di provincia, di Pastori e di Carusi. Aveva già un uomo a Roma. Aveva già imparato a fare affari e morti ben oltre la Sicilia, molto prima di quanto chiunque sospettasse. Diciamolo con chiarezza, perché conta. Questi sono fatti raccontati dai collaboratori di giustizia, su cui la giustizia sta ancora lavorando, e per tutti vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Ma il quadro che disegnano è forte e resta una ricostruzione processuale fondata su dichiarazioni di collaboratori e atti giudiziari. Ed è qui il paradosso più crudele di questi anni. Proprio nel momento del suo massimo collasso giudiziario, mentre i suoi fondatori la smontano davanti ai magistrati, la Stidda rivela di essere stata, per anni, molto più grande di quanto chiunque pensasse. La vecchia Stidda muore così, non in un agguato, in un verbale. Ma mentre i fondatori parlano e l'esercito si sgretola nei tribunali, la vecchia natura violenta della quinta mafia ha ancora un ultimo conto di sangue da chiudere, e lo chiuderà nel sangue, in un bar,
accanto a un distributore di benzina. «29 novembre 1994. Vittoria. Prima dell'alba. Decine di uomini in assetto si muovono nel buio per le strade ancora vuote del Ragusano. Portoni che si sfondano. Famiglie svegliate di soprassalto. Manette. Quando il sole si alza, la stidda di Vittoria non esiste più come la si conosceva. Sulla prima pagina della Gazzetta del Sud quel giorno c'è un titolo netto: annientata la cosca Carbonaro. È l'operazione Squalo della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. Colpisce la cosca Dominante Carbonaro, il cuore della stidda vittoriese. Quella di Carmelo Dominante, lo storico fondatore. Quella dei fratelli Carbonaro, che ne erano l'ossatura. Decine di arresti in una sola notte. E come accade quasi sempre nella stidda, alcuni di quegli uomini, una volta dentro, scelgono di parlare. La spina dorsale militare della quinta mafia nel Ragusano si spezza. Perché è qui che si ripete il copione di sempre. Nel mondo Dominante Carbonaro, come già nell'Agrigentino, il peso dei collaboratori di giustizia diventa decisivo. Alcuni ex uomini dell'organizzazione iniziano a raccontare dall'interno struttura, ruoli, omicidi e affari. La stidda di Vittoria non viene sconfitta solo dagli arresti, viene divorata dai suoi stessi uomini, esattamente come stava accadendo nell'Agrigentino. È la maledizione strutturale della quinta mafia. Un esercito senza un codice che lo tenga insieme, quando arriva il momento, si scioglie nelle parole. È il segno che l'epoca della guerra aperta sta finendo, travolta dalle indagini, dai pentiti, dalle condanne. Ma il vecchio mondo, prima di morire, ha un ultimo spasmo. E adesso potete tornare con me a quella sera di gennaio. 2 gennaio 1999. Vittoria. Il bar del distributore sulla statale per Comiso, poco dopo il tramonto. 5 morti. Adesso posso dirvi chi erano. Angelo Mirabella, 32 anni, indicato dalle indagini come il reggente di quel che restava della stidda vittoriese. Suo cognato, Claudio Motta, 21 anni. Rosario Nobile, 27 anni. E poi i 2 che non c'entravano niente. Rosario Salerno, 28 anni. Salvatore Ottone, 27 anni. 2 ragazzi entrati per un caffè. Si salva solo il barista, che si butta dietro il bancone. Per anni di quella sera resterà solo il silenzio. 14 anni in cui le famiglie delle vittime non hanno un nome, non un colpevole, non una spiegazione. 14 anni in cui Rosario Salerno e Salvatore Ottone restano semplicemente 2 ragazzi morti, per sbaglio, in un bar, la sera dopo Capodanno, senza che nessuno paghi. Per 14 anni su questa strage il buio, nessun colpevole, nessuna verità. 2013. Sicilia. Solo allora la ricostruzione giudiziaria mette insieme i pezzi. E la verità è la cosa più sorprendente di tutte, perché l'ordine non era partito dalla stidda, era partito da Gela, dai clan Emanuello e Piscopo, da Cosa Nostra. E qui la storia si chiude in un cerchio amaro. L'area Piscopo Emanuello di Gela, cioè il fronte di Cosa Nostra che aveva convissuto con la stidda dentro la Pax mafiosa, nel Ragusano rompe quell'equilibrio nel modo più brutale. La tregua valeva per il territorio gelese, dove c'erano gli incassi da dividere. Ma il Ragusano era un altro affare. Lì la stidda era debole, sfiancata dai pentiti e dall'operazione Squalo, e secondo le ricostruzioni investigative sulla strage di San Basilio, i clan gelesi avrebbero deciso di estendere la propria influenza anche su quel territorio. E il motivo, a ben guardare, era già scritto in queste campagne. Vittoria, negli anni 90, ha un soprannome che dice tutto: la polveriera. Nel Ragusano, in quel decennio, una lunga scia di omicidi trasformò Vittoria nella polveriera della Sicilia orientale. Un fronte dimenticato della guerra siciliana, dove si moriva mentre tutti guardavano altrove, verso Palermo, verso le stragi. Ma Vittoria non era solo terra da prendere con il sangue. Vittoria era il mercato.
Era l'ortofrutta. Era il denaro che, di lì a poco, avrebbe contato più di qualsiasi piazza di spaccio. I clan di Gela non stavano solo allargando il territorio, stavano mettendo le mani sul futuro, su quella miniera silenziosa di cui sto per parlarvi. Capite cosa significa? La Pax Mafiosa non era pace, era spartizione. E dove c'era ancora qualcosa da conquistare, si conquistava nel modo di sempre, con il sangue. Anche quello di due ragazzi, entrati in un bar per un caffè, la sera dopo Capodanno. San Basilio è l'ultimo grande spasmo di sangue di questa storia. Non finirà sui libri di scuola. Resterà una delle tante ferite del ragusano che il resto d'Italia guarda da lontano, per poi dimenticare. Ma dice una cosa precisa. La guerra che sembrava finita nel 1991 continuava a uccidere 8 anni dopo. E a morire erano ancora gli innocenti. Eppure, mentre la pistola combatteva la sua ultima guerra in quel bar di Vittoria, la quinta mafia aveva già trovato un'altra arma. Un'arma che non lascia bossoli sull'asfalto, che non sveglia lo Stato. E quell'arma, guarda caso, era proprio lì, a pochi chilometri da quel distributore di benzina. Era fatta di cassette di legno e di cartone. Anni 90. Vittoria. Le 4 del mattino. Tornate al mercato. Ai camion con i fari accesi, alle cassette di pomodori, agli uomini che contrattano nel buio prima dell'alba. Un posto che sembra il più innocente del mondo. Frutta, verdura, lavoro, sudore. Adesso però guardatelo con gli occhi di un boss che ha appena capito che sparare non conviene più. Cosa vede? Vede il bersaglio perfetto. Perché un mercato non lo conquisti con le bombe. Lo conquisti con le forniture imposte, con i trasporti controllati, con gli imprenditori che per poter lavorare devono per forza passare di lì. Gli investigatori daranno un nome a questa nuova creatura. La chiameranno mafia silente, mafia agricola. Una mafia che non spara, perché ha capito che è infinitamente più redditizio incassare nell'ombra. E volete sapere qual è il dettaglio più sorprendente di questa storia? Su cosa mette le mani la quinta mafia in quel mercato gigantesco? Non sulla droga, non sulle armi, sulle cassette, sugli imballaggi, sul cartone e sul legno in cui si mettono i pomodori. Sembra una barzelletta. È una delle più sofisticate macchine da soldi della mafia moderna, Perché ogni cassetta che esce da quel mercato deve essere comprata. E se il clan controlla chi vende le cassette, il clan prende una tassa su ogni singolo pomodoro che parte da Vittoria. Senza un colpo di pistola, senza una minaccia esplicita. Solo un fornitore obbligato, un imprenditore che sa a chi deve rivolgersi e un mercato intero sottomesso. Le inchieste hanno un nome: Giambattista Puccio, detto Tittau Ballerino. Gli inquirenti lo descrivono come vicino agli ambienti della Stidda. I giornali lo chiamano il re degli imballaggi. Nel 2018 scattano le misure di prevenzione antimafia. Sequestro di beni per circa 45 milioni. Nel 2022 arriva la confisca, per oltre 23. E nel 2025, secondo le cronache giudiziarie, la Corte d'Appello di Catania ribalta tutto. Beni restituiti, misure revocate. Un filone giudiziario controverso, non una confisca definitiva. E non è un caso isolato. Nel 2017 l'operazione Ghost Trash porta a 8 arresti con l'accusa di associazione mafiosa finalizzata ad acquisire posizioni dominanti nel settore degli imballaggi per l'ortofrutta di Vittoria. Nel 2019, in un filone collegato agli stessi scenari investigativi, vengono sequestrati beni per circa 35 milioni a Emanuele Greco, ritenuto dagli inquirenti vicino a esponenti della Stidda Carbonaro dominante. In altri procedimenti, come quello a carico di Giacomo Consalvo, la DIA interviene con misure di prevenzione, sequestri e confische per milioni di euro a specifici imprenditori dell'indotto degli imballaggi che gli inquirenti ritengono contigui ai clan. E non è finita. Gli stessi gruppi mettono le mani sui contributi pubblici all'agricoltura,
sui fondi europei pensati per far crescere le campagne del sud, che invece finiscono per ingrassare i clan. È la mafia che, come scrivono gli investigatori, non uccide più, agisce in modo subdolo, bada agli appalti e ai soldi. Parleranno del clan Ventura, di estorsioni a tappeto, di commercianti sottomessi. È il nuovo modus operandi, scrivono gli investigatori. In un territorio ricco come Vittoria, la mafia non spara, compra, acquisisce in esclusiva un settore economico, anche il più banale, e da lì controlla tutto. E le inchieste disegnano anche la rotta. La chiamano il triangolo dell'ortofrutta. 3 punte lontanissime. Vittoria in Sicilia, Fondi nel Lazio, Milano al nord. È lungo questa linea che viaggiano i prodotti della terra e dietro di loro, nascosto tra le cassette, il denaro da ripulire. Ma il dettaglio che vi deve restare è un altro. È la stessa generazione di prima. I carusi che sparavano nelle sale giochi negli anni 80, alla fine degli anni 90, hanno 30 anni. Hanno imparato tutto sulla violenza e ora imparano qualcosa di più difficile e di più potente. Leggere un bilancio, emettere una fattura, vincere un appalto, intestare una società a un prestanome. Si tolgono la pistola dalla cintura e si mettono la cravatta. Pensate a uno di loro, un ragazzo che a 15 anni sparava nelle sale giochi, che a 20 seppelliva i morti nelle campagne e che a 35 siede in un ufficio, firma fatture, discute di forniture e di percentuali con imprenditori in giacca e cravatta. Non ha cambiato mestiere, ha cambiato strumento. La violenza c'è ancora, ma è diventata l'ultima risorsa, non la prima. Prima vengono il contratto, la fornitura imposta, il prestito a strozzo, la società di comodo. La pistola resta nel cassetto. La tiri fuori solo se qualcosa va storto. E quasi mai qualcosa va storto, perché ormai tutti in quel mercato hanno capito come funziona. È la trasformazione più profonda nell'intera storia della quinta mafia. Da killer ad azionisti, da uomini che seminavano paura a uomini che seminano pomodori e raccolgono milioni. E il vantaggio più grande è tutto in quello che non si vede. Una mafia che spara, la noti, finisce nei telegiornali, costringe lo Stato a mandare l'esercito. Ma una mafia che fattura, cresce nel silenzio, protetta dalla sua stessa invisibilità. È molto più difficile combattere un nemico di cui nessuno si accorge. Un nemico che non è più il picciotto con la pistola, ma il tuo fornitore, il socio del tuo amico, quello che ti vende le cassette per la frutta. La Stidda ha smesso di volersi far temere, ha imparato a rendersi indispensabile. E una mafia che ha imparato a fare affari non resta mai a lungo dentro i suoi confini, perché il vero tesoro, lo aveva già capito, non era in Sicilia, era molto più a nord. Anni 90. Germania. Una pizzeria italiana in una città industriale del cuore d'Europa. Tovaglie a quadri, l'odore del forno. Una rete di contatti dentro alcune comunità di emigrati siciliani, dove i legami personali potevano offrire copertura, silenzio e appoggi logistici. Un posto perfetto per scomparire. E per molti anni, da posti come questo, la Stidda non aveva fatto scomparire denaro. Aveva fatto scomparire uomini. Perché la Germania, in quegli anni, era già entrata nell'orbita della Stidda. Nelle città tedesche, dentro alcune comunità di emigrati siciliani, la Stidda aveva già trovato contatti, coperture e appoggi logistici. Alcune ricostruzioni giornalistiche citano città del sud della Germania come punti di approdo di latitanti legati alla Stidda, ma il quadro resta frammentario e non univoco. Serviva alla latitanza, a far sparire chi aveva bisogno di sparire, prima che arrivassero i carabinieri. E adesso guardate cosa succede a quelle stesse reti, negli anni della metamorfosi. Non servono più alla latitanza, servono a far viaggiare i soldi. Le relazioni della Direzione Investigativa Antimafia documentano già in questa fase le prime proiezioni economiche della Stidda fuori dalla Sicilia, il Piemonte,
la Lombardia e poi l'estero. All'inizio è poca cosa rispetto a quello che diventerà. Sono basi, contatti, teste di ponte, ma è un seme. Il seme di un'idea lucidissima, che il futuro di questa mafia non è più nelle campagne dell'Agrigentino, è dove ci sono le imprese ricche, i mercati grandi, gli imprenditori del nord disposti a chiudere un occhio in cambio di un favore. E badate bene, non è un'invasione, è un'infiltrazione. La Stidda non arriva al nord con le pistole, come avevano fatto altri. Arriva con le società, con i prestanome, con l'uomo d'affari che si fa socio di un imprenditore in difficoltà e poco alla volta gli prende l'azienda. È lo stesso metodo del mercato di Vittoria, applicato a una scala più grande, in posti dove nessuno conosce le facce e nessuno fa domande. Quello che in questi anni è solo un seme, 20 anni dopo sarà una foresta. Ma l'idea, il metodo, nasce qui. 3 dicembre 2007. Villa Rosa, provincia di Enna. Un casolare in mezzo ai campi. Mentre tutto questo prende forma, a Gela si chiude un cerchio. In quel casolare si nasconde Daniele Emanuello, boss dell'area gelese, simbolo di quella Cosa Nostra che, anche dopo la Pax mafiosa, non aveva rinunciato a conquistare il ragusano. È latitante dal 1996. 11 anni passati nell'ombra. Quella mattina la polizia arriva. Emanuello tenta la fuga a piedi tra i campi. Viene ucciso in un conflitto a fuoco. Finisce così, in un campo, con una pistola in mano, dopo 11 anni passati a nascondersi. Dopo la sua morte, secondo le inchieste successive, l'area Rinzivillo assume una centralità crescente a Gela. Ma la macchina degli affari che quella pace aveva acceso non si ferma con un colpo di pistola in un campo. Quella è ormai diventata più grande di qualunque singolo uomo. Perché a Gela, dopo Emanuello, non cambia la sostanza. Cambiano solo le facce. Cambiano gli equilibri interni, ma secondo le ricostruzioni investigative, il patto criminale regge. Cosa Nostra e Stidda continuano a sedersi allo stesso tavolo, a dividersi gli incassi, a gestire insieme la droga e gli appalti. Le inchieste degli anni successivi lo confermeranno, di operazione in operazione. A Gela le due mafie non si fanno più la guerra, fanno affari, insieme, come avevano deciso quei primi mesi del 1991. Ed è questa la vera eredità della Stidda di questi anni. Non un boss, non un clan, un metodo. Il metodo di una mafia che ha smesso di voler essere temuta per imparare una cosa molto più difficile da combattere: a rendersi necessaria, a entrare nell'economia legale fino a diventarne parte, invisibile, come il sale nell'acqua. È il contrario esatto degli anni della guerra. Là c'era il rumore, il sangue, I blindati nelle strade di Gela. qui c'è il silenzio. E il silenzio, per una mafia, non è una sconfitta, è la vittoria definitiva. Ma fin dove può arrivare una mafia che ha imparato a sparire? Quanto in alto può salire? Quanto a nord una quinta mafia che ha smesso di sparare e ha cominciato a fatturare? La risposta è molto più impressionante di quanto immaginiate e ci porta lontano da queste campagne, fino a Brescia, fino agli imprenditori del nord, fino a soldi che, lo vedremo, arrivano dall'altra parte del mondo. «2026. Vittoria. Gela. Facciamo il punto. In un solo decennio, la quinta mafia ha compiuto un viaggio che nessuno, ai tempi della guerra, avrebbe potuto prevedere. È partita come l'esercito dei ribelli, i carusi, i cani senza padrone, ed è arrivata a essere la più silenziosa di tutte, quella di cui non si parla, proprio perché non spara più. Ha fatto la pace con i nemici di sempre, trasformando una guerra in una spartizione criminale degli affari. Ha visto i suoi stessi fondatori, Benvenuto e Calafato, sedersi davanti ai magistrati e raccontare tutto. Perfino i viaggi a Roma, perfino la banda della Magliana.
È stata annientata nei tribunali dall'Operazione Squalo. Ha visto i suoi rivali di Gela massacrare 5 uomini in un bar di Vittoria. E poi, in silenzio, mentre tutti guardavano il sangue, si è infilata dentro l'economia legale, i mercati, le cassette per la frutta, le rotte verso il nord. La Stidda non è stata sconfitta. Si è messa il vestito buono e con quel vestito addosso è diventata qualcosa che lo Stato fatica ancora oggi a combattere, perché non sa nemmeno dove guardare. Come si combatte un nemico che non spara? Come si combatte una mafia che è il tuo fornitore, il tuo socio, quello che ti vende le cassette per i pomodori? Come si combatte qualcosa che hai smesso di vedere? È la stessa lezione che questa terra ci ripete da 40 anni. Il male più pericoloso non è quello che urla, è quello che impara a sussurrare. E mentre noi lo dimentichiamo, restano i nomi di chi quel sussurro non l'ha mai potuto raccontare. Angelo Mirabella, Claudio Motta, Rosario Nobile, Rosario Salerno, Salvatore Ottone. 5 uomini in un bar, la sera dopo Capodanno. 2 di loro erano entrati solo per un caffè. Nel prossimo episodio arriviamo a oggi. La Stidda del XXI secolo. Gli affari milionari, il quartier generale spostato al nord, i crediti d'imposta fittizi, i soldi che corrono fino in Cina. La mafia mercatista, quella che ha vinto la battaglia più importante di tutte: diventare invisibile e diventare necessaria. Una domanda prima di lasciarci. Secondo voi è più pericolosa la mafia che spara o quella che vi sorride mentre vi vende le cassette per la frutta? Scrivetelo nei commenti. Io sono Alex Neri. Questo è Anime Oscure. Restano le ombre. Restano le anime oscure. La strage di San Basilio, 2 gennaio 1999, causò 5 morti. Angelo Mirabella, Claudio Motta, Rosario Nobile, Rosario Salerno e Salvatore Ottone. La responsabilità è stata ricostruita in sede giudiziaria a partire dal 2013 e attribuita a clan dell'area di Gela. Le dichiarazioni dei collaboratori Giuseppe Croce Benvenuto, Salvatore Calafato e Giovanni Calafato sui rapporti tra la Stidda di Palma di Montechiaro, Salvatore Nicitra e ambienti criminali romani sono richiamate in atti processuali. Salvatore Nicitra è stato condannato a 9 anni in primo grado nel 2025, senza l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso. L'operazione Squalo della DDA di Catania risale al novembre 1994. Daniele Emanuello, latitante dal 1996, è stato ucciso il 3 dicembre 2007 a Villa Rosa. Le inchieste sul racket degli imballaggi al mercato di Vittoria sono richiamate da provvedimenti giudiziari e cronache verificate. Le cifre sui morti delle faide e sui giri d'affari sono stime investigative, non dati cristallizzati da sentenze definitive. Tutte le persone citate in procedimenti non conclusi rimangono innocenti fino a sentenza definitiva, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione italiana.